Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. In questo video ho voluto provare a fare qualcosa di diverso rispetto ai soliti tutorial, video di tecnica, report di test in pista, report di gare. Ho voluto provare a fare, a raggruppare un po' tutti i luoghi comuni, i falsi miti e le cose che in questo mondo circolano come leggende o possibili discorsi che si sentono fare all'interno dei mini autodromi tutte le domeniche, sia che ci sia una gara sia che ci siano dei test, e ho provato a ricreare delle piccole scenette dove avvengano questi dialoghi e ho provato in seguito a darne la mia personale interpretazione. Gradirei da parte vostra, se vi siete immedesimati in qualcuna di queste scene o ne avete sentite attraverso il vostro girovagare per le piste durante le gare o i vostri test, gradirei mi comunicaste nei commenti qua sotto se ritenete giusto quello che io ho detto o cosa pensate di diverso rispetto a me. Il confronto è sempre ben accetto e, ripeto, quello che io dico all'interno del mio canale sono mie idee personali, quindi siete liberi di condividerle o di non condividerle. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere il primo video della prima scenetta che ho realizzato per voi. Vabbè, ma lui è sponsorizzato, è pilota ufficiale. Che culo che ha. Ragazzi, questo è un argomento abbastanza delicato. Mi limiterò a dire soltanto tre cose. 1. Chi è sponsorizzato ha la fortuna, da un lato, di non pagare quello per cui magari tanti di voi fanno forti sacrifici per riuscire a mantenere, ma ha tantissimi altri vincoli e obblighi che voi non avete. Perché chi è sponsorizzato non può decidere dove andare a correre, ma è l'azienda insieme al pilota che costruisce un calendario. Chi è sponsorizzato non può mancare a una gara, non può arrivare impreparato ad una gara, perché ogni gara è un esame. Ogni gara ha gli occhi di tutti addosso, coloro che utilizzano il marchio dal quale siamo sponsorizzati, e soprattutto è un impegno, un sacrificio immenso avere dei vincoli, no? Come si dice, quando fate una cosa per piacere siete tranquilli e la fate quando volete, come volete, e se un giorno non avete voglia o vi rompete le scatole alzarvi alle 5 perché c'è da andare a fare una gara a 3 ore di distanza, prendete e rimanete a letto. Nel caso dei piloti ufficiali non è così. Bisogna alzarsi, bisogna andare a fare le gare, bisogna avere sacrificio, bisogna levare tempo alla nostra famiglia, ai nostri affetti, dover rinunciare a tantissimo, soprattutto se si è giovani, perché non è che si può andare a ballare fino alle 6 di mattina e il giorno dopo essere in pista lucidi e pronti per affrontare una gara. Si può fare una volta, 2 volte, ma poi alla fine si paga sempre il conto di queste cose. Quindi invidiate sì quelli che sono sponsorizzati, ma sappiate anche cosa devono fare per potersi mantenere le sponsorizzazioni e cosa sono costretti a fare e a rinunciare per avere questo vantaggio. Cioè no, ma l'hai visto? Hanno sponsorizzato Palmiro. Cioè Palmiro fa la metà di me. Ma com'è possibile, dai? Secondo me la Pica Pica Racing non ci capisce niente. Questo succede spesso quando si vede che qualche pilota è stato sponsorizzato da qualche azienda e a noi ci sembra ingiusto. Sappiate che soprattutto nel periodo moderno, dove praticamente non esistono più o quasi riviste dedicate al modellismo, dove praticamente non esistono più i forum dedicati al modellismo, o quasi, perché in realtà ci sono ancora ma sono veramente molto poco frequentati, sappiate che la scelta di un pilota non è soltanto per la prestazione ai tempi moderni. Si guarda tantissime cose, si guarda la presenza dal punto di vista social, si guarda la presenza dal punto di vista di aiutare chi ha il suo marchio e quindi dare una mano ai privati, si guarda l'aspetto caratteriale, che non sia una persona che è propensa a fare casino e quant'altro, si guarda la situazione familiare,
sembra brutto, ma una persona che ha una vita stabile sarà più facilmente preso in considerazione dalle aziende rispetto che un ragazzino che si vede che una volta fa una cosa, una volta ne fa un'altra, perché tanto poi nel circus le notizie girano. Quindi insomma sappiate che oggi soprattutto, ma comunque è sempre stato, la sponsorizzazione per un pilota non è soltanto prestazione pura. Inoltre ricordate, come ho detto in qualche clip precedente, nel commento di qualche clip precedente, che non siamo mai ottimi giudici di noi stessi. Quindi per capire veramente se si va più forte o più piano di un'altra persona, bisogna guardare un ampio specchio di tempo e riuscire a capire quante volte in questo ampio specchio siamo riusciti ad arrivargli davanti e se magari siamo arrivati davanti perché lui ha avuto un problema. Vedi il modellismo moderno? Sbagliano tutto. Dovrebbero sponsorizzare i giovani. Hai visto mio figlio come va? Potrebbe emergere, anzi, emergerà sicuramente. Ma scusa, che categoria fai? Fa l'F2, perché? E da quanto corri? Ormai sì, saranno 2 annetti, sì. Qui sarò velocissimo. Quante volte abbiamo sentito un padre o fare un discorso di questo tipo in relazione alle prestazioni del figlio? Bene, sappiate che per ottenere aiuti dalle aziende bisogna faticare anni. Ricordatevi che tutto quello che voi avete speso, i piloti che adesso sono piloti sponsorizzati, riferimento delle aziende, l'hanno speso in passato. Quindi non esiste, a meno di casi rarissimi, che una persona dopo 2 anni riesca già a ottenere contratti di sponsorizzazione dalle aziende e quant'altro e aiuti. Quindi abbiate perseveranza, dedizione e lavorate sodo se volete fare carriera in questo gioco. Non vi aspettate che dopo 2 anni succeda qualcosa, perché nel 90% dei casi non succede niente. Non solo, chi vi affiancherà saranno sicuramente marchi con basso blasone, dove c'è da farsi un tappo tanto per cercare di ottenere risultati, e probabilmente se accettate questo tipo di contratti / sponsorizzazioni avrete bisogno di provare molto di più, di perdere ancora molto più tempo e comunque ad andare a rispendere nelle spese trasferta. Quindi il mio consiglio è dedizione, lavoro duro, forza di volontà e lavorare sodo anni per ottenere quello che si vuole, non quello che viene, quello che si vuole. Domenica prossima andiamo a fare il trofeo del mais tostato poco salato. Te che fai? Vieni con noi? Oh, spettacolo, certo che vengo. Ma dove lo fanno? Lo fanno nel mini autodromo off park sull'isola che non c'è. No, io là non ci vengo. Mi dispiace. No, fanno le gare con quarti, semifinali, finale. A me non piacciono. Perché solo 12 fanno la finale. Gli altri no. Io vado dove ci sono le finali A, B, C, così facciamo la finale tutti. Ragazzi, sta storia delle finali ABC a me non mi va giù. Allora, facciamo una piccola riflessione. Tanti dicono, l'avrete sentito 1000 volte questo discorso, che dove c'è le finali ABC tutti fanno la finale, ma è una storpiatura. Perché? Pensate un attimo, perché allora, se le finali sono tutte da 12 e a una gara siamo 36, giusto per fare gli esempi facili, avremo finale A, B e C, ok? Ma io voglio capire perché quello che è arrivato 11° della finale A, bene, che è arrivato 11° assoluto, non prende niente, quindi non prende nessuna coppa, mentre quello che è arrivato primo o secondo o terzo della finale B, quindi sarebbe 13, 14 o 15° posto assoluto, prende la coppa. E poi voglio capire anche perché la prende il primo della finale C. Cioè, non lo capisco. Lo potrei capire se fosse una categoria unica, non ci fossero a quel punto categorie di piloti. Allora mi potrebbe anche star bene, anche se non c'è in realtà un nesso logico fra il perché il terzo della finale C deve prendere un premio e il quarto della finale A, che caspita, sarà uno che viaggia se ha fatto il quarto della finale A, non prende niente. Ma al di là di questo, sappiate che tra la vostra fase, cioè se voi, sempre facendo l'esempio di 36, dove si fanno semifinali e quarti, se nella vostra semifinale uscite arrivate settimi,
ok? Giusto per fare un esempio, passano i primi 6, è vero che non siete entrati nella finale, ma è vero che voi vi siete fatti la vostra fase da 20 minuti, che nel 90% lo è anche la finale, se non fosse per i 10 minuti in più che si gira, se fosse da 30, ma avete ottenuto lo stesso risultato di classifica. Cosa cambia? Che non vi danno la targa, ma la targa nelle finali ABC non ha senso dare la targa ai tutti i podi di tutte le finali. Cioè, pensateci un attimo, è un controsenso. Quindi non odiate le gare con il format classico, perché sono quelle che vi formano di più e sono quelle dove c'è veramente, veramente tanta possibilità di girare, perché non conta che premio avete preso se siete arrivati primi della finale C o primi della finale B, perché non avete vinto niente. Di vincitore ce n'è sempre soltanto uno, che è quello della finale A. Invece, se voi fate la classica gara d'albero e partite ad esempio dagli ottavi, nulla vi vieta di poter bampappare nei quarti, semifinale e farvi la vostra finale. E la prima volta che arriverete nella finale sarà una soddisfazione impareggiabile, credetemi. A quest'anno ho deciso che vado a fare il campionato italiano. Sì, facciamo un team, cerchiamo di fare le cose per bene. Che fai? Ti vuoi unire a noi? E che ci vai a fare, scusa? Cioè, i primi vanno veramente troppo forte, non ti diverti neanche. Dovete entrare nella mentalità che è molto meglio fare ultimo dei più forti che primo dei più deboli. Perché? Perché correndo con chi è più forte di voi vi arricchirete sia dal punto di vista delle skill, dell'esperienza, sia dal punto di vista delle conoscenze, perché saprete, dovrete rincorrere delle lepri che vanno veramente forti. Quando invece andate a fare le gare di basso livello, che ci vogliono anche quelle, attenzione, quando andate a fare le gare di basso livello vi confrontate con il basso livello, quindi non migliorerete mai. Consiglio è: non fate soltanto gare di alto livello, ma non fate neanche soltanto gare di basso livello. Se un anno vi volete mettere in gioco, fate un campionato italiano e arrivate 30esimi o 40esimi, non succede assolutamente niente. Il vostro livello sarà quello e sarà quello dal quale dovrete ripartire l'anno dopo per cercare invece di 40esimo di fare 35esimo, 30esimo, 25esimo. Io il primo campionato italiano di F1 che ho fatto, quindi di expert, perché prima non esistevano gli expert, c'era soltanto F2, F1 e negli F1 c'era anche gli expert, sono arrivato 22esimo. Ero contentissimo, nel mio primo anno di F1 ero riuscito addirittura a fare una semifinale e per me era una cosa assurda, perché essere tra i primi 24 d'Italia in quella gara per me era una cosa assurda. Il primo campionato europeo sono arrivato 51esimo ed ero contentissimo. Cioè, si arriva step by step, la cultura del tutto subito. Dovete insegnare ai ragazzi, e questa è la PlayStation che dà queste illusioni, la cultura del tutto subito è da scartare, ci vuole perseveranza, dedizione, metodo e sacrificio. Allora com'è andata domenica? Ah, domenica guarda, un disastro, un disastro. Non ho mai trovato il giusto setup, non riuscivo proprio a guidare. Ah, mi dispiace molto. No, 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 tranquillo, ho capito il problema e ho cambiato la macchina. Con la Pika Pika SP2 non riesco a andare. Mi sono preso una Spic Span 3.0, adesso vedrai la prossima gara. Scusa, ma quant'era che correvi con la Pika Pika? Un bel po', eh? Sì, sì, ormai saranno 3 mesi. Non fate l'errore di cambiare i modelli come fossero magliette. Per conoscere una macchina ci vuole tanto tempo, almeno un annetto di gare fatto bene con tutti i test annessi. Non esiste che prendete una macchina, a meno che non siete un pilota pro che ogni giorno della settimana può andare a provare, non esiste che voi in 3 mesi o 4 mesi o 5 mesi possiate conoscere una macchina. Quindi il consiglio anche qua che vi do è: scegliete bene prima, perché se comprate un modello e ci correte per 3, 4, 5, 6 mesi e poi lo cambiate, avete soltanto buttato via 3, 4, 5, 6 mesi. Quindi scegliete bene prima di fare qualunque cosa, perché e scegliete una macchina dove siete sicuri che ci potete investire del tempo e dove credete fermamente nel progetto, perché saprete molto meglio sfruttare l'onda dell'entusiasmo quando la utilizzate
e soprattutto non incolperete la macchina quando succedono dei problemi, perché ricordatevi che per conoscere una macchina ci vuole tanto tempo e tanto sacrificio e dovete avere un supporto in pista che vi segua nel modo corretto. Quindi non fate l'errore della scenetta precedente, perché non porta veramente a niente, porta soltanto a perdere tempo. Allora, i test come sono andati? Tutto a posto? È andato tutto bene? No, vabbè, non puoi capire. Troppo bene. Troppo bene. Sì, guarda, con la macchina nuova, rispetto alla mia macchina vecchia, stessa pista, stessa condizione, un secondo più forte. Un secondo più forte. Lo so, sembra incredibile, ma è vero. Anche qua, quante volte chi cambia la macchina arriva in pista dove ha provato magari la settimana prima e afferma di essere andato un secondo più forte di se stesso la settimana precedente con l'altra macchina. Beh, in questo caso, siccome è una cosa praticamente quasi impossibile, o le condizioni della pista sono diverse o c'è un problema di mind, di testa, di mentalità, perché voleva dire che non credevate più nella macchina vecchia e l'entusiasmo della nuova macchina vi sta portando a andare oltre quello che potete realmente fare. Sappiate poi che l'entusiasmo andrà ad appiattirsi e quindi tornerete in una situazione normale dove le cose saranno più difficili. Quindi anche là non date peso a chi vi dice di aver migliorato un secondo tra un modello e un altro, perché sicuramente il risultato è falsato da qualcosa al 100%. Recupero! Ma che cazzo fai? Dormi! Ma levati il viso la mattina, pezzo di ma che sei venuto a fare, ciccione, che non sei altro? Un'ora per raccattare una macchina. Oh! E che è? La scena dei recuperi, quante volte l'abbiamo vista? Quello che dal palco urla come un'aquila reale contro il malcapitato recupero di turno che magari, poveraccio, non aveva semplicemente visto la macchina. Bene, credo che sia una cosa squallida dal punto di vista della pubblicità che ci facciamo del nostro gioco, del nostro hobby sport, della nostra passione, e quindi credo che tutti noi dobbiamo farci un esame di coscienza e riuscire a capire quando si sta esagerando. Urlare ad un recupero chiamandolo è consentito, io penso che possa scappare a tutti. Inveire e infamare i ragazzi o le persone che sono a raccattare le macchine, credo che a questo punto si passi veramente oltre. Non c'è praticamente niente da commentare su questa scenetta, vi invito soltanto a stare molto attenti quando siete sul palco, magari a vena chiusa, perché capita a tutti, no? E di riuscire in qualche modo a misurare le parole. Allora, quest'anno abbiamo deciso, facciamo il campionato nazionale. Siamo 3 ragazzi, dividiamo le spese delle trasferte, andiamo tutti insieme, cerchiamo di unirci con la stessa macchina e facciamo i gruppi d'acquisto per le gomme, per i motori e per la miscela, così cerchiamo di buttare giù un po' le spese e di risparmiare qualcosa. Te che fai? Ti unisci a noi? No, io non li spendo 50 euro di tessera, mi dispiace, per me sono buttati via, mi dispiace. Io vado a farmi le gare libere, che non mi chiedono nessuna tessera e risparmio. Anche qua ragazzi l'ho detto tante volte il mio pensiero. Ricordatevi che noi siamo pochissimi. Ricordatevi che noi siamo una community, io adoro definirla in questo modo, no? Quindi siamo un gruppo di persone che hanno tutte la stessa passione, anche se corriamo con marche diverse di automodelli, se in pista siamo avversari, ma ricordatevi che ci vuole qualcosa che ci accomuna. Ricordatevi che 50 euro spesi in una tessera non sono niente. Quando un treno di gomme che ci fa divertire un'ora e mezzo dura, e questa dura un anno, costa dai 35 ai 45 euro in base alla marca o al modello della gomma e ci fa divertire un'ora e mezzo. Qua abbiamo un qualcosa che riesce ad accomunarci e a creare un qualcosa che al quale noi possiamo fare riferimento per avere
un riferimento, appunto, mi sono ripetuto, nella nostra community. Quindi cercate di trovare questo riferimento e di non pensare che i soldi di un tesseramento siano buttati via, perché sono i meglio spesi di tutto l'anno modellistico. Bene ragazzi, come vedete ho provato a fare qualcosa di diverso, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi iscriviate al canale se non l'avete ancora fatto. Per qualunque commento, che sono graditissimi, scrivete qua sotto nei commenti oppure sul post Facebook sulla mia fanpage Fabrizio Teghesi RC, oppure potete anche contattarmi via email per qualunque domanda attraverso il mio sito internet www.fabrizioteghesi.com. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, che proviamo a realizzarne altri su questo format con le scenette, se vi ha divertito, se vi ha fatto arrabbiare, fatemi sapere e ci vediamo presto. Ciao!